Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, è mercoledì 21 giugno del 2023. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno di nuovo, oserei dirvi, visto che vi ho già dato il buongiorno questa mattina alle 7 con la mattina al mercato, vi ridò il buongiorno anche qui a obbligo di riscatto. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Oggi ve lo dico io, mettete like sulla fiducia, così, perché non lo dico mai, giusto per... Bravo. Mettete like sulla fiducia e soprattutto ricordatevi che c'è una maglia del Milan in palio da vincere. Se volete vincere la maglia del Milan dovete abbonarvi al canale YouTube di Radio Rossonera, altrimenti non potete partecipare all'estrazione. Detto questo, mi piacerebbe tanto l'anno prossimo di poter mettere il numero 8 dietro la maglietta del Milan, perché notizia di ieri sera, uscita sia su Sport Italia, Lato Italia, sia da The Athletic, e ha trovato conferme in mattinata di una offerta del Newcastle per Sandro Tonali. Ora, l'ingaggio sarebbe ovviamente molto più alto, sarebbe più del doppio di quello che prende lui in questo momento. L'offerta al Milan, la state vedendo in onda, è più o meno potrebbe aggirarsi su quelle cifre. Qua sono 50 milioni di euro, che per me non ne Dovrebbe vale essere nemmeno la pena. 50 di sterline sui 60 e rotti di euro. Quindi lascerei un attimo da parte la parte Newcastle. Dico solo una cosa. Ci sono ovviamente dei giocatori che sono sicuramente più cedibili di altri, alcuni che sono ovviamente incedibili. Per Sandro Tonali faccio un discorso ancora diverso, per tanti motivi. È italiano ed è l'unico big italiano che ha in questo momento in rosa. Non ne faccio neanche un discorso di liste, anche se dovrei, ma va bene. È l'unico centrocampista big che ti è rimasto in rosa, perché Ismail Benasser, l'abbiamo visto ancora ieri, ha la calzamaglia contenitiva ed è in vacanza ed era in stampelle fino a qualche giorno fa, quindi è l'ultimo centrocampista rimasto. È un classe 2000, quindi vuol dire che ha appena fatto 23 anni. È un giocatore che è l'anima di questa squadra, per la squadra e per i tifosi, ma soprattutto è un giocatore che non si vede via dal Milan ora. A parte che mandare avanti lui dicendo aspettiamo che dica lui qualcosa per poi nel caso sederci al tavolo, non mi piace per niente come ragionamento, ma proprio per niente, perché è comunque un tuo giocatore e decidi tu. Non aspetti che sia lui nel caso da aprire al Newcastle, e questa cosa particolarmente non mi piace. Perché mi verrebbe da dire che è quasi un piccolo atto di codardia, ma non mi piace e non ci voglio nemmeno pensare che sia così. L'unica cosa che dico è che bisogna riflettere molto sulla cessione di Sandro Tonali, che va al di là del valore che è il giocatore di campo, il calciatore. Perché Sandro è qualcosa di diverso. Io spero che lo si capisca, perché non va soltanto dentro il numero in Sandro Tonali, va anche altro. Ora, non dico che non debba essere ceduto. Non sto dicendo che per tale banesimo Sandro Tonali non si cede per nessuna cifra. Non sto dicendo nemmeno quello. Sto dicendo che Sandro è qualcosa di diverso e bisogna valutarlo a 360 gradi. Soprattutto chi di dovere non lasciare la palla in mano a Sandro, perché questa cosa non mi sta piacendo particolarmente. Mi fermo qui, perché Sandro Tonali a suo tempo fu preso e confermato, lo posso dire perché non sono mai stato particolarmente, diciamo così, adoratore a colparocchi di Paolo Maldini. È stato preso e riconfermato solo
solo da Paolo Maldini. Okay. Io sono molto più cattivo di te, nel senso che tu ci sei andato abbastanza giù pesante. Per me questa roba non ha senso. Non dobbiamo nemmeno scherzare. Non dobbiamo nemmeno scherzare. Perché se dobbiamo fare la sessione big in questa stagione, tanto abbiamo capito che c'è area di questa roba qui, no? Tanto ne parlano tutti, ogni tanto qualcuno la butta Se lì. le offerte arrivano, ci sono le Ogni offerte che tanto arrivano. qualcuno ti tira fuori, però se arriva l'offerta per Tizio, però se arriva l'offerta per Caio. Se si deve fare, la si faccia magari in difesa dove sei un pochino più coperto. Se proprio devi farla a mega malincuore, falla con Magnan, che è un portiere molto più sostituibile. Mettendosi in prima linea e mettendoci la faccia, spiegando Ma anche i questo motivi. ragazzo qua non si deve toccare, non si deve toccare, e questo ragazzo qua deve rimanere al Milan, non so se per sempre, perché magari a una certa, 30 anni, 32, decide di affrontare una nuova sfida, però non dobbiamo scherzare, ma minimamente, con Sandro Tonali, che è l'unico ragazzo che l'anno scorso, nei peggiori momenti della stagione, è sempre stato l'unico a metterci il cuore, a metterci la voglia, a metterci l'anima, a sembrare dispiaciuto quando prendevi 5 gol dal Sassuolo. Sembrava l'unico a cui importasse veramente qualcosa. È l'unico che ti è rimasto a centrocampo, è l'unico italiano che hai forte. È un 2000, è successo tutto quello che è successo nel 2021 anche per merito suo di quel gol alla Lazio. Di cosa stiamo parlando? Ma non dobbiamo nemmeno scherzare, su Sandro Tonali. Fate quello che volete, ditelo a chi volete, vendete chi volete, ditelo alla mamma, ditelo all'avvocato, fate tutto quello che vi pare, ma Sandro Tonali non si deve toccare. Non scherziamo. Io quando ho letto questa notizia ieri sera sono partito proprio per la tangente, tanto chi ci segue lo sa, chi ci conosce lo sa, io parto a una certa, troppo probabilmente, sono tanti, 60 milioni, ci mancherebbe altro, nemmeno a me piace sta roba che viene tra virgolette messa fuori, cioè prima decide lui, prima decide Tonali, poi se Tonali accetta, vedi, allora vuole andare. Neanche a me piace, onestamente, perché tu sei l'AC Milan, non sei una squadra nata l'altro ieri, sei l'AC Milan e decidi tu se un giocatore resta o lo vendi, punto. E quindi io sono veramente molto... Cioè, rimaniamo su chi va là, perché naturalmente si parla ad oggi dell'offerta. Se succede l'irreparabile, io non giustifico, non perdono, e per me è già un bel punto di partenza sul giudicare l'operato di questo nuovo corso. Ecco, perché sta roba qua non deve succedere. No, ma io, come detto, non sono così integralista sulle cessioni. Nel calcio si vende e si compra, non è questo. Però qui Non stai è parlando questo. di qualcosa di diverso, cioè non stai parlando di Maignan che è un fenomeno e che se ti arrivano 100 milioni... No, ma ti dico, Henry, guarda, io sono ancora più, diciamo così, non cattivo, ma diciamo così, super partes nel discorso, diciamo così. Nonostante comunque invece ci sono dentro con tutti e due i piedi, ma provo a farne un discorso super partes. Nella valutazione di Sandro Tonali non rientra né il piede destro né il piede sinistro di Sandro Tonali, per intenderci. Se devi portare via Sandro Tonali, lo paghi anche per quello che rappresenterebbe nel futuro e soprattutto per quello che è in questo momento questo ragazzo. Cioè, non ne faccio nemmeno una valutazione tecnica, che può anche starci a 60 milioni, cioè, ci posso anche stare a dire, guarda, Tonali vale 60, 70, quello che è, ma ci devo aggiungere tutto quello che questo ragazzo è per squadra, tifosi, lui stesso, cioè nella valutazione generale Sandro prende di più. Non so se ho fatto passare il Sì, ma è chiaro, concetto. è Cioè, non chiarissimo, stai vendendo
un calciatore, stai vendendo quello che probabilmente diventerà la tua anima, se non lo è già. Lo è già, ma lo è già, ma non stai parlando del giocatore che in termini di rendimento, di valore assoluto, anche forse di crescita, di potenziale, non stai parlando del tuo miglior giocatore, perché sul mercato magari Leao, Teo, Maignan valgono di più, varranno di più, hanno più mercato e tutto quello che vuoi, ma se devi cedere un ragazzo, se devi fare questa cessione, Tonali è l'ultimo della lista. Tonali è l'ultimo giocatore che dobbiamo immaginare che deve lasciare il Milan. Di tutti e 25, 26, quanti sono? Cioè non è concepibile sta cosa. Poi sono d'accordo con te che nel calcio si compra e si vende, ma non lui. Ma non lui. In quest'estate qua, dopo che si è ritirato Zlatan Ibrahimovic, che per questa squadra era un padre, per tutti, era detto lui stesso, dopo che hai perso Paolo Maldini, che per questi ragazzi era un riferimento, vi piaccia o non vi piaccia, era un riferimento. Hai perso riferimento 1, Ibra, riferimento 2, Maldini, e cosa facciamo? Cioè, distruggiamo l'anima di sta squadra. Non si deve minimamente scherzare su Sandro Tonali. Poi, dobbiamo fare una cessione? Se dobbiamo farla, perché non lo so, ogni giorno c'è una notizia nuova su qualcuno che deve partire, No, che la si faccia, ma non con lui. Cioè, il discorso cessione, te lo dico, non sono contro a priori, cioè, Ma nemmeno io, ma nemmeno se ti io. arriva una grande offerta per il giocatore X, ma ti dico, se arriva un'offerta a 3 cifre per Maignan, ma qualcuno di quelli che stanno guardando ti diranno sicuramente no, neanche una cifra, È per chiaro. un'offerta a 3 cifre per Maignan. Sì, io qua ne faccio un discorso anche un pelo diverso, perché non è solo una questione tecnica e va Esatto. valutato tutto quanto da chi dovrà prendere la decisione. E la decisione non la prende Sandro Tonali, la prende sempre che firma il trasferimento. Ok? Sì, cioè se tu dici che Sandro Tonali non si vende e non lo vendi, cioè, possono esserci tutti gli accordi del mondo. Tonali può dire al Newcastle sì, va bene quell'ingaggio lì, Mm. perché sono cose che si fanno, però sei tu che decidi se Tonali va o no. Se Tonali non lo vendi, Tonali che ha un contratto fino al 2027, 26, non mi ricordo adesso. Mi ricordo male, ha 4 anni ancora di contratto, quindi 27. Ecco, Sandro Tonali ha un contratto fino al 2027, cioè sei tu che decidi se venderlo o no. Sei tu che metti la firma sul trasferimento. Se non lo vendi, non lo vendi. Cioè, neanche a me sta piacendo sta cosa Vabbè, che fai passare il messaggio che, ah, ma vedi, è lui che vuole andare via. Non scherziamo nemmeno, io ve lo dico, come dire, è preventivo questo discorso, perché già sono agitato stamattina, ieri sera quando l'ho letto mi si è gelato il sangue. Dovesse mai accadere una roba del genere sarò il doppio rispetto a così. Non vi piace? Mi dispiace per voi. Questo sono, e in questi video metto dentro quello che provo per questa maglia e per questa squadra. Quindi non scherziamo nemmeno. vabbè, Henry, abbiamo detto quello che è in questo momento la questione. Le offerte arriveranno non solo per Sandro, ne sono arrivate, ne arriveranno. È giusto che il Milan si sieda a valutarne? Assolutamente sì, perché non siamo né nell'occasione di dire no a priori, né nel momento per dire eh, le valuto e dico no senza nemmeno sedermi al tavolo. Da qui e poi a fare ovviamente ci passa il mondo e insomma io penso che se dovesse arrivare veramente una roba super mega irrinunciabile è giusto che il Milan si sieda perché lo fanno tutti, cioè tante squadre si siedono e vendono, praticamente tutte si siedono e vendono. L'unica cosa che c'è da fare è non vendere giusto perché ingolositi da una grande offerta. Bisogna essere, diciamo, molto, 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 molto ragionevoli su quello che si farà. Vedremo come andrà il futuro. Detto ciò, caro Henry,
Questa è Gazzetta dello Sport. Oggi capisco che magari in questo momento chi ci sta guardando non è molto di gran, diciamo così, sentimento a sentirsi parlare di Güler, però questa è la prima pagina di Gazzetta sul Milan, giovane, duttile mancino, il diavolo punta all'oro turco, il 18enne del Fener gioca a sinistra ma anche in mezzo, in realtà gioca a destra, ma vabbè. La clausola da 17,5 milioni ingolosisce i club di tutta Europa, compresi i rossoneri. Gioca a destra, Güler, ma tant'è. Ma si comporterebbe dover guardare le partite, direttore, uno sforzo troppo ampio. Vabbè, dai. Ha una clausola, ma ovviamente probabilmente più che vince chi paga prima la clausola, vince chi convince prima il padre del giocatore, che in questo momento è il suo agente. Non ha un grande agente alle spalle, ha solo e soltanto il papà che ne cura in questo momento gli interessi che vanno più verso una richiesta di commissioni, è ovvio, altrimenti a 17,5 una squadra di Premier o una squadra, diciamo così, ma anche lo stesso Milan che scommette mettendoci 17 milioni la trovi domani mattina per un 18enne del genere. La sfida, ovvero la differenza, la faranno commissioni e quant'altro. Sì, ne abbiamo parlato anche prima di Güler, però, come dire, è un giocatore che io non so se spendi 18 milioni più le varie commissioni, più l'ingaggio che immagino che sia chi offre di più, è perché ci punti tanto su sto ragazzo. Per me come concetto sostituisce il tuo giovane tentativo di, come dire, il tuo acquisto nel tentativo che esploda. Cioè, mi spiego, l'anno scorso hai provato a fare quella roba lì con De Ketelare, se lo fai anche con Güler io dubito che entrambi restino o entrambi siano della rosa. Ecco, cioè se sposti la lente di ingrandimento su Güler è perché probabilmente vendi De Ketelare, immagino, anche perché nel nuovo Milan suppongo che possano ricoprire lo stesso ruolo, e averli tutti e due come alternative, cioè sono due punti di domanda, uno per la stagione che ho appena fatto, l'altro perché ha 18 anni e arriva dal campionato turco, quindi in entrambi i casi sarebbe un rischio. Io penso che se mai dovessimo andare su Güler è perché in qualche modo vendi De Ketelare. Caro Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo alle ore 11, tanto ci sono pure io in tutto ciò, a beccarmi le telefonate di voi tifosi, vi aspetto alle 11 con il buon Davide Giovanzana per Chiama Milan, alle 13 c'è Lunch, alle 16 il Talk, alle 19 c'è Filo Rosso-Nero. Grazie Henry. Grazie a voi, mi raccomando ragazzi, like, perché ci aiuta, non avete idea quanto, mi raccomando mettete like, diteci la vostra nei commenti, scusate se sono stato troppo dritto, ma veramente ieri mi è girato il sangue quando l'ho letto nella notizia dei tonali. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, diteci la vostra nei commenti, attivate la campanella per le notifiche, insomma le solite robe, dai, forza, che tanto a una certa chi di voi, tanto so che ci sono quelli che non mettono mai like, non commentano mai, non sono iscritti, a una certa si romperanno le balle di me che tutti i giorni dico iscrivetevi e lo faranno, quindi fatelo, forza, ciao. Ciao a tutti.